Sono io! Oggi parliamo di che cosa sono le sincronicità o non coincidenze e di come ci aiutano nella nostra vita. Ebbene sì, sono vestita esattamente come se fossi fuori, la temperatura è identica. La definizione che diamo di sincronicità o di non coincidenze sono quegli elementi casuali che ci capitano nella nostra vita quotidiana, ma siccome siamo sul tapis roulant delle mille cose da compiere e da effettuare, non ce ne accorgiamo mai. Ma se spingiamo il tasto pausa, stop e guardiamo cosa stiamo facendo, dove siamo e dove vorremmo andare, riusciamo a capire che cosa sono le sincronicità e che cosa ci stanno dicendo e a che cosa servono. Spingere il tasto pausa, stop e fermarci, a parte che non casca il mondo se ci fermiamo un minuto e ci guardiamo dall'alto e vediamo qual è la situazione nella quale siamo, ci permette di isolarci, di estraniarci, di vederci come dall'alto e aprire, come mi piace usare spesso questa definizione, il cervello stile banana. La banana non quel tipo di banana, l'altra banana come se fosse un'antenna, la nostra antenna personale che si connette con il sopra. Già il termine coincidenze è un termine fuorviante perché siamo abituati a pensare al positivo, ma se facciamo un salto nel segmento della matematica ci ricorderemo tutti che in matematica i numeri che riescono a dare un risultato che si accoppiano tra virgolette sono, quando dobbiamo fare delle equazioni, il più con il più e il meno col meno. Quindi avendo coincidenza già per la mente umana un connotato negativo, quindi non qualcosa che non può succedere, ho coniato il termine non coincidenze perché per la mente umana è molto più facile da comprendere come qualcosa che sì esiste realmente. Quindi coincidenza casuale non esiste, con il non coincidenza, meno con meno fa più, quindi non è casuale ma esiste ed è lì per un messaggio specifico per noi, solo per noi. Cercando in rete, sia sull'amico Google che sull'amico YouTube, l'unico esempio che viene dato di sincronicità è quello associato al caso di Young, che è uno psicologo per i non addetti ai lavori molto famoso, che con questa seduta con questo paziente succede una cosa che non vi sto a dire perché la troverete su YouTube, è l'esempio che viene riportato da tutti, e si attua una simbologia. La cosa però interessante è che, a parte che non è stato il primo Young o Jung, dipende da come lo vogliono pronunciare gli italiani, a parlare di sincronicità e di non coincidenze come le chiamo io, ma il passo da fare indietro, molto più semplice per l'essere umano, quindi terra a terra, è che le sincronicità non sono simbolismi, cioè succede una cosa vuol dire un'altra cosa, sblocco il blocco. No, le sincronicità sono fatti reali, situazioni reali che ci succedono e che hanno un messaggio ben specifico. Non sono una simbologia per sbloccare, ma sono un cartello grandissimo con scritto direzione di qua, e adesso lo spiego. Il primo, ma forse prima di lui c'è stato qualcun altro e non sono andata così a fondo e non voglio neanche andare così a fondo perché mi basta questo esempio, non è stato lo psicologo Young o Jung, ma è stato, avete presente quello scienziato con i cappelloni bianchi brizzolati, con gli occhioni, Einstein, ecco, il primo che ha parlato di sincronicità, ma è stata relegata questa definizione al campo prettamente della fisica, è stato Einstein, e nella sua formula lui ha sempre detto che il tempo e la realtà non esistono, sono una illusione. Quando dico che la definizione di sincronicità coniata e ideata, scoperta da Einstein, è stata relegata strettamente al campo della fisica, intendo dire che è stato messo questo concetto, questa definizione relegato al campo prettamente della fisica, quindi neuroni, elettroni, meccanismi, non è la stessa cosa che viene insegnata a scuola, no? Se ci avessero insegnato a scuola che la fisica in realtà, che tutto è fisica, che quindi anche la nostra realtà, il nostro corpo sono strettamente legate alla fisica, e quindi ci avessero insegnato una fisica più utile nella nostra vita quotidiana, forse più persone si sarebbero avvicinate a questo concetto
prima, spendendo meno tempo e meno risorse personali. Quindi quello che voglio dire è che la fisica, la formula di Einstein della fisica è sempre stata relegata a un campo prettamente specifico e non è mai stato trasbordato nella nostra vita personale, cosa che invece è assolutamente fondamentale e uno, direi forse il pilastro portante della nostra vita. Sono sicura che ognuno di noi ha avuto la percezione in questi ultimi 2 anni, 2020-2022, la percezione che la realtà nella quale siamo stati immersi non fosse solo una, ce ne fosse un'altra, un'altra ancora e un'altra ancora, e sono assolutamente sicura che ognuno di noi nella nostra vita quotidiana ha avuto perlomeno una volta ha avuto la sensazione, ha provato la sensazione ad occhi aperti mentre stava facendo qualcosa di assolutamente normale, di vedersi proiettato anche solo per 3 secondi in un'altra realtà, facendo qualcosa di completamente diverso. E siccome la mente non è educata a decodificare queste immagini in cui ci si vede in una realtà parallela facendo qualcosa di completamente diverso, assolutamente diverso, questo flashback o questa illuminazione viene assolutamente cancellata e messa nel bidone stile computer. E, essendo il tempo e la realtà assolutamente illusori, siamo noi che, a seconda del tipo di educazione o decodifica dell'educazione che abbiamo ricevuto, che scegliamo in che realtà vivere. Nella maggior parte dei casi, se stiamo facendo qualcosa che non ci piace, che non segue la nostra passione, che non segue il proposito dell'anima, quindi non si è connesso con sopra il mondo invisibile, siamo nella realtà quella bassa che non abbiamo deciso noi. Quando invece riusciamo a saltare in un'altra delle possibili realtà dove siamo connessi col sopra, dove stiamo facendo qualcosa che è assolutamente fuori dagli schemi ma che abbiamo scelto, siamo nella realtà che abbiamo scelto noi e ci arriviamo attraverso le sincronicità o non coincidenze. Quando scegliamo di crearci la nostra realtà avvengono le non coincidenze o le sincronicità, che sono click, che sono link, che sono pezzi di puzzle della nostra vita che si incastrano. E stai seguendo il proposito della tua anima, stai seguendo la tua passione, stai facendo qualcosa di buono, perché se segui la tua passione stai facendo qualcosa di buono per te e per gli altri e la società, il collettivo. Quindi sono dei segnali che ci stanno dicendo: puoi saltare dall'altra parte, puoi cambiare completamente vita, lo puoi fare, e seguire queste non coincidenze ci permette di trovare o le soluzioni a problemi e quindi uscire dalla realtà già predisposta da qualcuno, quindi o soluzioni a problemi o realizzazione dei nostri obiettivi o desideri. Quando parlo di sincronicità, e questo ci tengo veramente molto a dirlo, non intendo dire quando le persone dicono, ripetono insistentemente che hanno visto l'11-11, il 22-22, il 33-33, perché in quel caso è la mente, come si dice in spagnolo, che sta mandando, che sta comandando, ok? Perché sono momenti estemporanei, ok, ho visto l'11-11 e il 22-22, e quindi nel caso delle sincronicità sono proprio situazioni reali che si propongono nella nostra vita in maniera prepotente e molto chiara e servono a darci le soluzioni e a indicarci la via, ma non solo nel momento estemporaneo, cambia proprio la direzione della via, della direzione che stiamo prendendo, cambia tutto, e si sta nel flusso non estemporaneo ma nel flusso perenne della nostra esistenza. Quando siamo stanchi, quando siamo super motivati, quando realizziamo che la realtà nella quale stiamo vivendo non è la nostra e quindi siamo lì che il cuore, che è l'altro cervello, pulsa perché vogliamo assolutamente cambiare direzione, abbiamo bisogno di un aiuto, riusciamo a connetterci ancora una volta col sopra, con la fisica, con la nostra fisica, perché tutto è fisica, la nostra, quella che c'è intorno e quella che c'è sopra, e le sincronicità si manifestano in maniera prepotente. E adesso vi faccio degli esempi così tagliamo la testa al toro, anche no, perché la testa al toro non gliela taglio. Facciamo 4 esempi pratici così eliminiamo tutti i tipi di dubbi. Stavo lavorando in Italia come insegnante, ne avevo 2 cojones così, volevo assolutamente andare fuori, vado a vivere in Turchia come insegnante, ci sto un anno, torno in Italia
a lavorare ancora nella scuola italiana, non era assolutamente la mia realtà, non era assolutamente la mia realtà. Vado a festeggiare i 40 anni in Serbia, andiamo a fare un giro gratuito, guida gratuita di Belgrado, la capitale della Serbia, e io non ho assolutamente quasi mai parlato, anzi se parlavo alla guida, quando ho parlato gli ho detto che ero italiana, e non ho mai fatto nessun tipo di riferimento. Alla fine del giro turistico la guida mi chiede se io ero turca. Ero appena tornata da 2 mesi in Turchia dopo aver insegnato un anno. Quindi qual era la sincronicità o non coincidenza in questo caso? Che io non dovevo assolutamente stare in Italia a insegnare, non era la mia realtà, e il fatto di essere andata in Turchia, di poi essere arrivata in Serbia, che la guida mi chiede se sono turca, strada giusta, quella è la strada giusta. Qui c'è proprio il triangolo, Indonesia, Colombia, Cuba. Vado a fare un viaggio in Indonesia, conosco diciamo 2 ragazze spagnole in Indonesia. Stessa cosa, sono in Italia, voglio assolutamente andare a lavorare all'estero, spingo con l'amico Google fino a quando riesco a avere un contratto di lavoro in Colombia. Vado in Colombia a lavorare con un'amica italiana e mi viene a trovare, decidiamo di visitare un paese limitrofo alla Colombia. Io lascio carta bianca a lei sceglie Cuba, andiamo a Cuba. Mi ritrovo una sera in un paese super sperduto, una ragazza che mi guardava, tant'è che a un certo punto ho detto cosa vuole questa, era la stessa ragazza spagnola, una delle 2, che avevo incontrato in Indonesia. Qual è la non coincidenza o sincronicità qui ancora una volta? Che io non dovevo stare in Italia a lavorare, dovevo stare fuori. Se non fosse stato Colombia, Cuba, Indonesia, sarebbe ugualmente arrivato il messaggio. Un altro triangolo, ma sarebbe arrivato. Decido di andare a vivere in Libano, vado a vivere in Libano, c'ero stata durante l'estate 2018 fra volontariato, decido di tornarci a dicembre perché quella era la mia strada, quella era la realtà che mi stavo creando, scegliendo. E conosco nell'estate del 2018 questa ragazza italiana che mi ospita 4 giorni a casa sua, e ha il gatto, io sono super gattofila. Torno a dicembre, non scrivo niente sui social eccetera che sono tornata in Libano, non chiedo niente a lei perché non voglio metterla in condizione di mi ospiti eccetera eccetera. Vado in Libano con Workaway, ma sono fuori dalla capitale e la maggior parte delle cose succedono a Beirut, nella capitale. Cosa succede? Succede che la ragazza che mi aveva ospitato 3-4 giorni l'estate del 2018 mi scrive e mi dice: Fede, torno in Italia per Natale, vuoi venire in Libano a fare da babysitter al mio gatto Tino? Io ho detto ok, sono nella realtà giusta, sincronicità incastrata. Ho fatto da babysitter al gatto, ho fatto la gat sitter e sono riuscita ad arrivare a Beirut e a inserirmi un po' nella realtà e a risparmiare dei soldi. Ancora una volta, quella era un evento super sincronico, non so neanche se si può dire, che mi stava dicendo: ti stai creando la tua realtà, segui questi dettagli, sei nella realtà giusta. Ultimo esempio super veramente pratico. Pandemia 2020, in casa mia mamma ha avuto un problema di tumore, quindi ovviamente siccome tutti i riflettori erano sul Covid non siamo riusciti a trovare un dottore, riusciamo a trovare un dottore, siamo seguiti da questo centro super famoso oncologico che praticamente ci abbandona. A un certo punto io le dico a mia sorella dobbiamo arrivare alla fonte, mia sorella guarda nelle mail chi è il primario di questo centro oncologico, e il primario ha un nome e cognome che non sto a dire, che non è assolutamente italiano, è libanese. La persona, il primario, è stata l'unica persona di questo centro oncologico con quale noi siamo riusciti ad avere un rapporto empatico da persona a persona e a cavarci gli zampetti, come si dice in romagnolo. Qual è l'evento sincronico una volta? Che la soluzione, in questo caso è stata la soluzione, che la realtà che mi ero creata quando sono andata a vivere in Libano era la realtà giusta, era la realtà in cui stavo seguendo la mia passione, e quindi ero nella realtà che mi ero creata, che avevo scelto, e quindi tutto si è incastrato. Questi esempi di sincronicità li ho fatti per rendere meno fufu,
meno spirituale, meno marcato dalla realtà, che cosa sono le sincronicità, che sono assolutamente parte della realtà, non è qualcosa di inventato o di inesistente. Io nell'articolo che ho scritto sul blog di notolibarcellona.me le ho definite le uscite di sicurezza. Quando siamo in affanno, quando vogliamo uscire dalla realtà che qualcuno ci ha preconfezionato, che ci hanno dato come unica possibile, possiamo saltare sui binari delle altre realtà possibili, aprendo le uscite di sicurezza. Quindi più le riconosciamo le non coincidenze, quindi qualcosa che succede come più positivo per noi, più riusciamo a vivere una vita migliore e a seguire come Hansel e Gretel i sassolini che l'universo e quindi la fisica quantistica ci sta lasciando. Sul canale YouTube di Nob, Not Only Bag, Not Only Barcellona, Not Only Bullshit, poi se date un'occhiatina, mi fate il pelo contro pelo sul sito web che è indicato, potete vedere anche perché ci sono questi 3 acronimi che derivano da Nob. Se questo video, se queste informazioni vi stanno aprendo il cervello stile banana, come dicevo prima, potete mettere ai like, potete scrivere le vostre esperienze, così condividiamo un po' di informazioni reali sulla sincronicità, o potete seguire il canale YouTube di Nob. In questo canale si cerca di diventare persone migliori e in questo mondo sempre più caotico attraverso diverse strategie. State bene, grazie di aver guardato il video, alla prossima!